Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale da Michele. Come potete vedere abbiamo qui una locandina, appunto, che troverete, dopo vi dirò tutti gli indirizzi, del Mazinger Z, il nostro Mazinger italiano, che è uscito in Giappone diversi mesi fa. Innanzitutto volevo ringraziare il canale I Robotti del Giornalista, grazie appunto al quale ho potuto prendere visione di questo meraviglioso modello, di comprendere, oltre che venirne a conoscenza di tutte quelle che sono, io direi più i pro che i contro li andremo a vedere magari dopo, ma per chi ama questo robot, cioè, sicuramente non li considererà neanche. E quindi niente, vi volevo dire anche, oltre che iscrivervi al mio canale, se avete piacere, di iscrivervi anche al suo canale, perché ha dei robot e delle figure meravigliose, oltre a essere un incantatore, ma in senso positivo ovviamente, per tutto ciò che sono i suoi contenuti, cioè rimanete proprio incantati quando parla, perché è molto professionale. E quindi niente, ti ringrazio giornalista per questa news. Andiamo avanti. Allora, per poter trovare quello che vedete qui, della Hachette non è ancora uscito nulla, perché è della Hachette, quindi grazie appunto alle informazioni del giornalista potete andare sul sito www.ilgranderobot.it, dove vi compare appunto questa schermata. Abbonati subito. Giustamente, come sottolineava il giornalista, non è un abbonamento vero e proprio, anzi non lo è affatto, perché un abbonamento lo sottoscrivi, paghi con carta di credito e ogni mese hai le tue uscite assicurate fino a tutta la durata dell'opera, senza spese accessorie di consegna, e quindi quello è un vero e proprio abbonamento. Questo non è un abbonamento, ma è, usiamo ancora una volta la parola del giornalista, un test run, cioè praticamente è un modo per vedere in Italia, visto che questo Mazinga ovviamente è uscito in Giappone già da diversi mesi, e non so se sono all'uscita 28 adesso, ho visto qualche video su YouTube. Bellissimo ragazzi, il 90% sarà in metallo, è alto 75 cm, ma andremo poi a vedere qualcosa più avanti. Stavo dicendo che è uscito in Giappone e in Spagna, perché in Spagna, che faccio giornalista, lo devo dire ogni volta che, che il merito è tuo, lo sottolineo anche, appunto grazie al giornalista sappiamo che il Mazinga Z in Spagna è amato come il Goldrake da noi. Allora, io invece all'inizio ci ero rimasto un po' male, dico ma come? In Spagna sì e perché in Italia no? Adesso lo so, grazie giornalisti. Allora, andiamo avanti. Guardate qua, qui abbiamo la scheda per potersi, tra virgolette, abbonare. Guardate, qua vi dice, con il primo invio riceverai a casa tua 2 uscite. Attenzione però, adesso vi spiego. La seconda e la terza uscita soli 7,99. Allora, per i più fortunati, in poche regioni d'Italia, non chiedetemi quale perché non ne sono a conoscenza, dovrebbero essere usciti i primi 3 numeri, perché con i primi 3 numeri si fanno 3 parti di 4 per completare la testa. Ovviamente sarebbe stato troppo bello per noi prendere 4 uscite e poi, cioè non per noi, per me non assolutamente, perché io spero di poterlo fare, un discorso economico ragazzi, spero di poterlo fare, perché se fosse per me lo farei tutto fino alla fine e cercherò di farlo perché ho sottoscritto quello che loro chiamano abbonamento. Andiamo avanti, stavo dicendo attenzione perché qui ti dice uscita 2 e uscita 3, perché come ho detto prima in qualche parte d'Italia è uscito il primo, il secondo, il terzo numero, ma non il quarto, perché il quarto ti completa la testa, e per quelli che decideranno di non farlo è ovvio che
visto la spesa che ha alla fine, è ovvio che si compreranno questi 4 numeri e poi non andranno più avanti. Invece così, con 3 numeri, come si dice ragazzi, non lo finite, non finite certamente la testa, quindi rimanete a metà. Quindi questo serve a che cosa? Serve a vedere quante saranno le richieste, appunto grazie a questo modulo da compilare, di noi italiani per il Giappone, perché presumo che arrivi dal Giappone, quindi sarà tutto scritto in giapponese. Peccato, oddio, si capisce per carità dalle foto come montarlo, però per un collezionista italiano sarebbe certamente cosa gradita avere tutto scritto in italiano e non in giapponese. Però andiamo avanti. Qua si è spenta la luce, scusatemi. Ogni tanto devo toccarlo perché devo regolarlo con una tempistica più alta del display che si spegne, ma ho dimenticato di farlo, lo farò la prossima volta. Allora, stavo dicendo, ecco, attenzione ragazzi, uscita numero 2, numero 3, solo i 7,99, escluso contributo spese di spedizione di 2,90 € a invio. Quindi trattandosi appunto di non abbonamento è ovvio che paghi a 2,90 a invio. Se fosse stato un abbonamento non avremmo pagato nulla. Però attenzione, guardate qua, se volete sottoscrivere questo impegno, diciamo, attenzione perché qui c'è scritto desidero ricevere l'opera dal fascicolo numero, dovete cliccare qui e mettere 1, ok? E allora guardate come aumenta il prezzo e parte dal primo numero. Con il primo invio riceverai a casa tua 3 uscite, 1, 2 e la terza gratis a soli 10,98, escluso sempre il contributo di spese di spedizione di 2,90 €. I regali, poi ovviamente qui mettete accetto, qui mettete le vostre chiaramente informazioni importanti che sono obbligatorie e poi ordina subito, se siete interessati ovviamente. Andiamo a vedere cosa ricevi se sottoscrivi questo acquisto. Con il primo invio si vede così. Con il primo invio l'utilissima scatola per conservare i componenti è di materiale plastico, le dimensioni sono 20 x 30 cm x 6 cm di altezza circa, per mettere chiaramente la minuteria, le viti. Con il primo invio sempre il figurino di Koji Kabuto, è un materiale in PVC, le dimensioni sono 4,5 cm x 2, quindi non so se era alto forse 1,65, 1,70, quindi immaginatevi quanto è in scala, essendo 75 cm alto il nostro Mazinga, immaginatevi. Allora 4, facciamo una cosa veloce, sbaglio di sicuro, speriamo di no. Se fosse per 20 sarebbe alto solo 90 cm, per 40 1,80. Non credo che Koji Kabuto fosse alto 1,80, anche se parliamo chiaramente di una cosa immaginaria, di un personaggio immaginario, della fantascienza. Però ecco, se fosse stato alto 1,80 vuol dire che in scala 1,40 il nostro Mazinga Z, quindi dovremmo fare 75 cm moltiplicato per 40 volte, e mi sembra veramente tanto. Stavo facendo un ragionamento, 7, 14, 21, no ragazzi, quanto è alto? 300 metri? No, non è possibile. Vabbè, forse ho sbagliato qualcosa io. Va bene, andiamo avanti. Sempre con il secondo invio avrai 4 personaggi del personale dell'Istituto di Ricerca Fotonica, materiale in PVC, anche questi, dimensioni 4,5 x 2 cm, come qui abbiamo Koji Kabuto, stessa grandezza. Con il secondo invio, chiedo scusa, questo è con il primo invio, la scatola è Koji Kabuto. Con il secondo invio abbiamo quello che abbiamo appena detto, più abbiamo la moto di Koji Kabuto, sempre in ABS, plastica, dimensione 3,5 x 6 cm x 3 cm. Con il quarto invio, cioè non quello che riceveremo, perché riceveremo solo 3 numeri, quindi successivamente a questo invio avremo ancora 4 personaggi dei ricercatori dell'Istituto di Ricerca Fotonica,
che sono altri 4,5 per 2 cm, professore a giudicare dal camice, sì, dottori non credo perché insomma non c'era da curare nessuno, professori, e con il quarto invio la moto di Sayaka, sempre in ABS, dimensioni 3,5 per 6 cm per 3 cm in regalo. Allora, andiamo a leggere anche qualcos'altro qua sotto. Allora, condizioni generali sì, allora stavo leggendo un attimo, ok. Se compilerà il modulo con i suoi dati, riceverà all'indirizzo da lei indicato le uscite 1, 2 e 3 dell'opera Mazinger Z, perché in Giappone si chiama Mazinger Z, non Mazinga come da noi. Attenzione, ricordatevi sempre quello che vi ho detto prima, riceverai 1, 2, 3 se andate, uscite se andate a correggere, che invece di 2 lo fate partire dal primo, ragazzi, se no ricevete solo la seconda e la terza uscita. Attenzione che poi rimanete senza la prima. Quindi riceverete queste 3 uscite al prezzo complessivo di 10,98 centesimi più 2,90 € di contributo spese di spedizione in ballo. Come pagheremo? Nella confezione troverà un bollettino postale prestampato con il quale potrà effettuare il pagamento. La consegna verrà entro 45 giorni dalla registrazione dell'ordine. Io l'ho fatto circa 15 giorni fa, quindi mi arriverà penso fine ottobre se tutto va bene. Successivamente ogni 30 giorni riceverà circa 3 uscite dell'opera al prezzo di 15,99 cada una, quindi non 4 come siamo abituati per chi ha fatto Iron Man o altre collezioni, ma 3 uscite e costeranno circa 16 € l'una, 15,99 più 2,90 € ogni invio come contributo spese di spedizione in ballo. Con la prima spedizione riceverà anche la scatola per conservare i componenti, questo l'abbiamo già letto, qui sono i prezzi li abbiamo già visti, poi i prezzi sono bloccati per tutta la durata dell'opera, salvo variazioni delle aliquote fiscali. Il pagamento è posticipato tramite bollettino postale prestampato non in V denaro ora, quindi nel momento in cui riceveremo il primo pacco andremo a pagarlo. Qui c'è scritto che nel caso dovessimo trovare, esaminare i materiali ricevuti e in ogni caso restituirli, le spese di spedizione sono a nostro carico e le modalità sono precisate nelle condizioni generali di vendita in materia di diritto di recesso entro 15 giorni dal ricevimento. Ok, qui c'è scritto tutto, accette. L'offerta, ragazzi, attenzione, che è valida soltanto fino al 30 novembre 2021, salvo accettazione dell'editore. Prezzo uscite successive, l'abbiamo già detto, 15,99. Le uscite dovrebbero essere 100. Scusate ragazzi, non lo vedo. Dovrebbero essere 100, quindi vi chiedo scusa. Lo sapete forse meglio voi di me. E quindi dureranno, considerate, 3 uscite al mese, per 12 mesi sono 66 uscite. 66 uscite, cosa sto dicendo ragazzi? 36, ma caspita, ma qui quanto andiamo avanti? 36 in un anno, 3 uscite al mese sono 36 uscite all'anno, 2 anni 72, ne mancano ancora 28, quindi mancano ancora 7 mesi, 2 anni e 7 mesi. Beh, se la matematica non è un'opinione, è 2 anni e 7 mesi. Allora, volevo vedere solo un'altra cosa, ecco qua, mi raccomando ragazzi, attenzione qui, desidero ricevere l'opera dal fascicolo numero 1, perché appena si apre la pagina compare il 2, quindi dovete assolutamente correggerlo. Adesso vado solo a vedere se riesco a trovare qualche foto di questo meraviglioso robot. Un attimo solo. Allora ragazzi, guardate soltanto, questo è su un canale giapponese, vi faccio solo vedere, poi spero di metterlo in descrizione con la scritta giusta perché è tutto scritto in giapponese e non so se ce la farò, se mi sarà possibile scriverlo. Comunque, guardiamo un momento più avanti. Ok, questo è il canale, giustamente io lo riprendo, per chi conosce il giapponese si può iscrivere, perché le immagini sono prese da questo canale e ci mancherebbe. Guardate solo le dimensioni, ragazzi, dell'avambraccio. Guardate.
Andiamo un po' avanti. Viene qualcosa di maestoso, veramente. Chi ama questo genere di articoli, compatibilmente chiaramente con la disponibilità economica, non può farne a meno. Non può farne a meno. Abbiamo detto che il 90% dovrebbe essere tutto metallo, guardate. Guardate che questa è l'armatura che tiene poi all'interno le spalle, guardate la testa, tutta in metallo, con le prime 3 uscite e forse la quarta sarà il builder motorizzato da mettere sopra. So che si accendono le luci dappertutto, praticamente le luci agli occhi, le antenne sono sostituibili, queste qua. Ci sono quelle senza le luci e quelle che hanno il puntino a LED all'estremità. Abbiamo il tifone qui, che viene generato da una membrana che con elettricità, mettendo dell'acqua sopra, crea una nebbia, diciamo, nebulizza dell'acqua, e con un ventilatore interno che si attiva tutto tramite un telecomando che verrà fornito in corso d'opera, esce appunto questo getto di acqua nebulizzata che appunto come si può dire, rappresenta insomma il tifone, ecco, non trovo il termine giusto. Il tifone. Poi abbiamo le luci chiaramente del petto, abbiamo anche tutto il traliccio che terrà la struttura. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa più avanti. No. Eccoci qui ragazzi nuovamente. Aspettate perché c'è riflesso, vengo io dietro. Vengo io dietro. Aspettate un attimo. Ecco qua ragazzi. Scusate il riflesso del telefonino, però questo è quello che sono riuscito a trovare. Guardate che cosa non è questa armatura. Guardate. Ecco il tifone di cui vi parlavo. Guardate la grandezza, tutta la base in tralicci, le luci sopra a LED rosse, ci sono anche i faretti nella parte bassa che illuminano poi il Mazinga Z dalle stivali, diciamo, fino alla parte alta del robot. Bellissimo, bellissimo. È veramente imponente come modellino, imponente e completo. Guardate, le immagini parlano da sole. Stavo controllando che stesse girando il video, perché spesso e volentieri mi dimentico di togliere la pausa. Volentieri mica tanto, ma spesso sì, purtroppo. Vedete, gli occhi si illuminano, anche le punte, che come vi ho detto ce ne sono sia quelle che si illuminano se volete farlo illuminare, oppure ci sono quelle da mettere uguali ma senza la punta LED, che sono queste qui. Guardate che tifone, bellissimo, ma ragazzi, ma vi rendete conto che spettacolo? Qui abbiamo i pugni con il fuoco dietro, le fiamme. Questo è il pezzo finale del braccio con la mano, e vi ho fatto anche vedere prima la mano di quella persona all'inizio del video, quanto è grande il pezzo rispetto alla mano. Il petto che si illumina ovviamente, e più avanti vedremo il traliccio che vi dicevo, che è il diorama del centro ricerche per l'energia fotonica di Mazinga. Guardate che meraviglia.
Guardate che meraviglia. Guardate. Ovviamente tutti si illuminano. Tutti. Che bello, ragazzi. Tutto in metallo. Spettacolo. Qui, ragazzi, non mi dispiace, vero, se non traduco. Ringrazio il canale su YouTube di Super Robotto per queste immagini. Guardate. Koji Kabuto, bellissimo. Guardate quanto è piccolo rispetto al Mazinga. E ovviamente ci sarà anche lui all'interno del Mazinga, nella testa, come nei cartoni che guardavamo quando eravamo bambini. Che bellezza, ragazzi, che bellezza. Certo, è costoso, non è caro, è costoso, è un'altra cosa. Però è qualcosa che non è mai esistito prima. Quindi vedete voi, ragazzi, è ovvio che poi, se tutto andasse bene per la Hachette, sicuramente farebbe partire anche l'abbonamento e le collezioni tramite edicola in Italia. Ecco perché si chiama Testeran, per vedere appunto, che è un sondaggio per vedere quanti italiani decideranno di fare questa collezione. Ecco perché adesso c'è questa possibilità di acquistare in Giappone. E invece in Spagna, come vi ho detto prima, che sono molto più affascinati e affezionati a questo robot rispetto a noi, evidentemente, a loro è data la fortuna di poterlo già ricevere in abbonamento in Spagna. Ecco, guardate i due fari sotto che illuminano dal basso verso l'altro il robot. Qui stiamo veramente parlando di un modellino meraviglioso, meraviglioso, con tutti i carismi. Ecco qua, ragazzi. Va bene, ragazzi, io con questa ultima immagine, fermo immagine, vi saluto e vi ringrazio del vostro tempo. Se avete piacere, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mia novità. Guardate anche la playlist contenuta appunto nel mio canale e attenderò che arrivino questi primi 3 fascicoli, i primi 3 pezzi della testa, e poi, ragazzi, ci vedremo per il montaggio. Va bene, ragazzi? Ringrazio ancora i robotti del giornalista, il canale. Iscrivetevi, ragazzi, perché ci sono delle cose meravigliose su quel canale. Si sente proprio l'amore verso la storicità di quello che è appunto l'oggetto, non soltanto come oggetto o figura o modellino, proprio la storia. È bellissimo, bellissimo. Grazie, giornalista. Come ho detto prima, ragazzi, se volete anche iscrivervi al mio canale, io ne sono ben che contento. E poi ringrazio il canale Super Robotto, dove ho potuto prendere queste immagini. Vi ringrazio, ragazzi, grazie del vostro tempo. Un saluto a voi e a tutti i vostri cari più cari da Michele. Ai prossimi video. Arrivederci. Ciao, ragazzi.